Buongiorno a tutti quanti e bentrovati sul canale. Allora, oggi sono a spasso da solo, senza Antonella, senza i cani. Vabbè, ci serve mio padre, ma è disperso per i boschi. Sto facendo un lavoro per una piccola commissione e mentre sono qui ho deciso anche di fare un po' di foto per noi, per raccontare con la luce. Oggi voglio divertirmi un po' a fare un po' di musso creativo, vediamo un po' cosa esce fuori. Non è una cosa che faccio spesso, non è una tecnica che uso spesso, però ogni tanto è anche carino uscire un po' dal proprio luogo di comfort, no? Andare a fare delle foto, delle take, usare delle tecniche che si usano spesso e comunque fare poi un po' di fotografia astratta, invece quella mi piace decisamente di più. Infatti con Antonella spesso la facciamo. E boh, piccola curiosità, oggi ho deciso di usare la mia OM1 OMD OM1X, che non uso quasi mai perché di solito uso l'OM1 OM System. Uso di solito la OM1 perché banalmente ha una qualità video decisamente superiore. L'OMD M1X dal punto di vista video è molto inferiore. Ok, lo M1-2 è superiore anche dal punto di vista fotografico, ma di giorno, se non devi superare i 6400 ISO, francamente va benissimo anche lo M1X. E quindi oggi ho deciso di usare lei, di usarla e divertirmi un po' con questa macchina, che ha un form factor che mi piace tantissimo col battery grip integrato. Infatti spero che l'OM System un giorno faccia una macchina, un M1X, con magari qualche miglioramento anche dal punto di vista video, non solo fotografico, anche se devo dire che dal punto di vista fotografico l'OM1-2 ha già dei selling point che mi interessavano rispetto alla OM1, ma magari ve ne parlo un altro momento. Boh, io inizio a scattare qualcosa e magari mi riprendo anche mentre scatto e vi spiego qualcosetta. Ed eccomi. Allora, ho iniziato a fare qualche scatto appunto con la mia M1X. Questo posto secondo me non è adattissimo per fare tutte quante i tipi di mossi creativi che volevo fare io, però vabbè. Ho iniziato facendo alcuni esperimenti, il tipico di muovere la macchina, ma appunto non mi piace come funziona qui la composizione, mentre invece sono andato su un vecchio effetto che, se non mi ricordo male, si chiama l'esplosione di zoom. In pratica, con un tempo di scatto lungo, macchina ferma, e si sfrutta l'escursione focale dell'ottica e si aziona l'escursione focale mentre si sta scattando, e questo fa questo effetto mosso che può piacere con alcuni soggetti particolari. Dà degli effetti, una specie di effetto vertigo. Ho messo un tempo di esposizione di 2 secondi e con l'Olympus M1X, per con tutte quante Olympus OM System, il discorso è abbastanza facile realizzarlo, perché in caso che non si riesce a trovare abbassando gli ISO e chiudendo il diaframma un tempo di scatto abbastanza lungo, ci sono dentro i filtri ND integrati e si usa anche quelli. Quindi sono arrivato a un tempo di scatto di 2 secondi e ho fatto queste foto che, vabbè, non sono perfette, però almeno per spiegare un po' come funziona l'effetto che volevo ottenere. Adesso giro ancora un po', vedo se riesco a trovare qualche soggetto che mi ispira. Ho trovato questi aghi di pino illuminati da dietro e ho provato a giocare un po' con questo effetto di luce, e qualcosetta di carino può uscire, perché vabbè, c'è un po' il vento che li muove, ma poi con un tempo di scatto un po' più lungo, appunto, i riflessi della luce sugli aghi di pino vengono tirati e si possono fare degli effetti che possono essere interessanti. Ve ne mostro qualcuno. Adesso ho trovato
faccio vedere. Trovato, ho visto questi alberi, questo gruppetto di alberi. Mi sono avvicinato perché ho capito che il trucchetto è avvicinarsi il più possibile al soggetto, e ho provato a fare un tipico scatto, una lunga esposizione andando verso l'alto, con un panning verso l'alto, un tilt sarebbe, e devo dire che il risultato non mi spiace di questo effetto in questo caso. Appunto bisogna trovare il soggetto giusto per far rendere bene questo tipo di tecnica. Uno deve sperimentare a giocare. Oggi gioco insieme a voi. Ed è come è arrivato un altro soggetto a cui mi fermo spesso quando vengo a fotografare sulle nostre montagne. C'è un laghetto qui dietro alle mie spalle con tanti riflessi, tante ombre, un po' di aria che muove la superficie dell'acqua, quindi sono curioso di vedere cosa riesco a tirare fuori. Magari qua riesco anche a fare qualche foto astratta, che sono più nelle mie corde. Adesso vi mostro anche il laghetto. Eccolo qua, come vedete non è enorme, però appunto ci sono i riflessi, ci sono i luccichi, i movimenti che fa l'aria sull'acqua, e proviamo a giocare un po' con queste cose qua. E rieccomi, sto un po' riposando la schiena che fa male. Comunque, rieccomi. Ho fatto qualche foto qui al laghetto, ci sono 2 o 3 riflessi che mi sono piaciuti, ho provato a fare anche qualche mosso creativo, ho provato anche a fare una cosa che non so se ve la mostrerò, bisogna vedere se prima piacerà a me, e se poi invece avete curiosità su come ho scattato, dettagli più precisi, chiedete poi nei commenti. Insomma, il laghetto è sempre ispirante, però qui dietro ho trovato anche ci sono delle betulle, che è un albero che mi piace tantissimo, quindi adesso vado a giocare un po' con quelle. Nel frattempo vi faccio vedere anche le foto che, se mi piacciono, sviluppo e ve le mostro. Ciao! Ed eccoci, questa doveva essere l'ultima location della giornata, ma c'è un vento spaventoso e quindi vi faccio vedere un po' il panorama. Allora, questo qui è il panorama della mia valle, che è una piccola valle laterale della Valchisone. Purtroppo sta arrivando un brutto tempo che ha nascosto la montagna più alta, e adesso invece qui c'è il resto della valle e ci sono ancora un po' di greggi qua sul pascolo. C'è uno scampanare che è fantastico, spero che si senta un po' nell'audio. Comunque qui di fronte a noi si vede
la Val Chisone, laggiù dove ci sono quelle due macchie boschive squadrate, lì è in piena zona del Parco dell'Osseo Rocciavre, dove spero di andare questa settimana entrante a fare un po' di foto ai cervi, perché siamo in pieno bramito, hanno già iniziato. E e questo è quanto. Spero che vi siano piaciute qualcuna delle foto che ho scattato oggi. Lasciamo passare sto Defender stupendo, guardate che roba. Sì, perché questa qui è una zona molto frequentata dai fuoristradisti, overlander, anche un altro youtuber della zona che viene spesso qua su, e anche casa sua questa. Spero appunto che il video vi sia piaciuto, vi siano piaciute alcune foto. Se avete delle curiosità chiedete pure nei commenti, non ci sono problemi, vi risponderemo io e Antonella tutto quanto. Grazie per la visione, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!